Come si diceva? Mi sono dimenticato. Benvenuti a Will Talks, siamo qua con Nicolò Varela. Nico, oggi dobbiamo fare una chiacchierata, dobbiamo girare questa ruota e vedere che tema ci tocca. E inizi tu? Inizio io. Va bene. Non il capitano? No dai, do la possibilità di iniziare a Vabbè, te. grazie gentile. Giralo forte, che è fatto in casa questo. 7. Numero 7. Vediamo. Appartenenza. Ok, Facciamo vedere così. perfetto. Beh, sicuramente è un concetto che all'Inter ho vissuto molto da vicino, perché tutti noi quando facciamo delle interviste diciamo che l'Inter per noi è un po' una famiglia, quindi sicuramente nella famiglia c'è anche appartenenza. Diciamo che quando sono arrivato è quello che mi hanno trasmesso i vecchi, che erano da tanto tempo qua, e diciamo che ora è quello che cerchiamo di trasmettere noi ai nuovi che arrivano, e che trasmettono sempre i tifosi quando si va allo stadio, quando ti vedono in giro in città, e quindi penso sia un grande valore dell'essere interista. Si posso aggiungere qualcosa? Sono d'accordo con tutto quello che hai detto, però la principale cosa è quella che noi adesso trasmettiamo a quelli nuovi che arrivano, a quelli ragazzi della primavera che vengono a allenarsi con noi, quindi sono d'accordo con tutto quello che hai detto e ratifico questo che per noi è molto importante dentro lo spogliatoio. Ci proviamo. Certo, adesso Vai. mi tocca a me. Gira, vai. 7, no. 8. Fuori dal campo. Sicuramente passiamo poco tempo con la famiglia perché siamo sempre impegnati, però quando siamo fuori dal campo abbiamo tante cose, no, da fare nel tempo che siamo a casa, nel tempo che siamo con la famiglia. Io come te sicuramente abbiamo la passione del vino, quindi io in questi ultimi anni ho cercato di studiare o di guardare un po' tutto quello che riguarda il vino, perché avendo un vigneto, avendo una linea di vini, quindi questo è un hobby magari che faccio fuori dal campo anche. È bello. Sì. Hobby. Quindi sicuramente fuori dal campo faccio questo. Tu? Io diciamo che avendo una famiglia un po' numerosa c'è poco tempo libero, anche se diciamo che è il tempo più bello quello passato con la famiglia, con le bambine, però diciamo che magari andare in un bel ristorante con mia moglie, una bella bottiglia di vino sempre, sono dei momenti che mi piacciono, il relax di mangiare al ristorante è una cosa che mi è sempre piaciuta, e quindi cerchiamo con mia moglie di vivere questi momenti insieme, anche se sono a fine giornata, quando si magari un po' più stanco, però cerchiamo di goderci lo stesso. È poco il tempo che abbiamo fuori dal campo. Sì. Adesso vado io. Vai. Esempi. Questa parola è importante perché io da piccolo ho vissuto in tanti spogliatoi dove c'erano tanti giocatori che davano l'esempio non solo dentro il campo, sino anche fuori. E poi io ho avuto l'esempio di mio padre. Mio padre è un ex calciatore, anche se ha fatto il professionista solo 3 anni, e si è sempre comportato come un calciatore professionista, quindi da bimbo, da piccolino, da che sono nato, che l'esempio ce l'ho a casa, quindi per me è molto importante, perché anche ora parlo tantissimo di calcio, parlo tantissimo delle nostre partite, e lui mi dà il suo punto di vista, e
è sempre piacevole perché ti fa crescere ancora, quindi questa è la parola esempio, la identifico con mio padre. Bello. Sì, sicuramente tu hai parlato di calcio, cioè della parte sportiva, possiamo parlare anche della parte familiare, quindi sicuramente si può parlare dei nostri genitori che sono stati degli esempi, ci hanno fatto crescere in una determinata maniera che ora noi cerchiamo di trasmettere ai nostri figli, delle nostre mogli che sono degli esempi per lo stesso per le nostre figlie, e noi che cerchiamo di essere esempio per i nostri figli, però allo stesso tempo diciamo che siamo visti un po' più da tante altre persone, quindi anche se ogni tanto si sbaglia, perché comunque in campo si può avere magari qualche volta un atteggiamento sbagliato, comunque cerchiamo sempre di fare il nostro meglio per essere degli esempi per dei bambini che vogliono magari un giorno giocare a San Siro, giocare in Serie A, o comunque giocare a tutti i livelli, perché comunque il calcio è bello a tutti i livelli. Come hai detto tu, anch'io vengo da una società molto, che diciamo che lo ricollego alla parola di prima, dove c'era tanta appartenenza, la Sardegna, comunque un popolo molto legato alle sue tradizioni, alla sua squadra, quindi anch'io sono cresciuto con delle persone che erano tanti anni in quella società, e quando io sono arrivato diciamo che stava finendo il loro ciclo, però mi hanno insegnato, mi hanno trasmesso cosa voleva dire il sacrificio, comunque giocare per quella maglia, e il fatto che ora io stia rivivendo tutto questo con voi, che siamo tanti anni qua, ormai siamo 7 anni che siamo qua tutti insieme, che cerchiamo di fare il nostro meglio, diciamo che è una cosa che mi fa molto piacere, perché ho sempre sognato di avere un gruppo così che cresceva insieme, noi siamo riusciti a farlo, e quindi cerchiamo di essere degli esempi fuori, cerchiamo di essere degli esempi in campo, nello spogliatoio, per, come dicevamo prima, per i nuovi che arrivano, e quindi diciamo che sono molto contento di come sia andata tutto questo. Grazie mille Nico per questa Grazie. chiacchierata, grazie mille per averci accompagnato a Will Talks, un saluto grande da Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Forza Inter. sempre.